Ciao a tutti e ben ritrovati al terzo appuntamento con questa serie di video dedicata ai grandi compositori della musica classica. Quest'oggi parleremo del musicista probabilmente più famoso di tutti i tempi, il bambino prodigio, il genio morto in giovane età ma dopo una vita ricchissima di avvenimenti e vissuta sempre con grande intensità, il compositore estremamente prolifico e dalla vena creativa praticamente inesauribile. Questi sono solo alcuni dei tratti che sono diventati a buon diritto patrimonio comune nell'immaginario collettivo legato alla figura di questo compositore. Ma di sicuro avrete già capito di chi sto parlando. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasce in Austria, a Salisburgo, nel 1756 ed è proprio sul contesto dell'Europa del 1700 che dobbiamo rapidamente concentrare la nostra attenzione prima di poter parlare più diffusamente della vita di questo eccezionale compositore. Intorno alla metà del 1700 in tutta Europa si diffonde un movimento artistico che si propone di eliminare le esagerazioni e le irregolarità del barocco per recuperare al contrario i modelli di perfezione, armonia, semplicità ed equilibrio tipici dell'arte classica greca e romana. Questo movimento prenderà il nome di neoclassicismo e caratterizzerà la cultura, le arti e in modo particolare la musica sino agli inizi dell'Ottocento. Siamo nell'era della rivoluzione industriale e di quella francese, siamo nel periodo dell'illuminismo e della sua ferrea fiducia nella logica razionale e nel metodo scientifico contro tutto ciò che al contrario è irrazionale e legato alla superstizione. Siamo nel periodo della prima enciclopedia di Diderot e d'Alembert e nell'epoca dell'ascesa e del successivo pieno trionfo della borghesia, che acquista sempre più importanza e potere a scapito del vecchio ceto aristocratico. In quest'epoca la maggior parte dei musicisti europei si concentra nelle grandi corti e in modo particolare a Vienna, capitale dell'Austria, che ospita una delle corti più ricche d'Europa, quella degli Asburgo. Vienna diventa in tal modo la capitale europea della musica. E proprio per questo motivo i tre compositori più importanti del classicismo, Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven, legarono professionalmente la loro vita alla capitale austriaca, dando infatti vita a quella che viene definita la prima scuola viennese. Ma adesso torniamo alla figura di Mozart nello specifico. Abbiamo già detto come egli sia entrato nell'immaginario comune con l'immagine di bimbo prodigio e sicuramente si tratta di un dato storicamente incontrovertibile. Wolfgang mostrò un talento musicale incredibile sin dalla più tenera età, tanto da comporre le sue prime opere già a soli 5 anni, il famoso andante allegro K1. Amava improvvisare sia sul violino che su vari strumenti a tastiera ed era dotato del cosiddetto orecchio assoluto, al punto tale da avere addirittura paura del suono della tromba, uno strumento che gli provocava un vero e proprio fastidio fisico in quanto secondo lui perennemente stonato. Il padre, Leopold, era anch'egli musicista, compositore e insegnante di musica e si dedicò con ogni sforzo possibile all'educazione musicale dei figli. Wolfgang infatti aveva anche una sorella più grande, aveva 5 anni più di lui per la precisione, che si chiamava Maria Anna, ma era affettuosamente soprannominata Nannerl. Anche lei, come è noto, era una brillante musicista e si esibì spesso insieme al fratellino più piccolo in concerti grazie ai quali sbalordirono le corti di tutta Europa, riscuotendo ovunque un enorme successo e suscitando grande entusiasmo ed aspettative sui due fratelli Mozart.
Sin dal 1762 Wolfgang e Nannerl intrapresero delle tournée in tutta Europa accompagnati dal padre Leopold. Dopo 2 importanti concerti, uno a Monaco per Massimiliano III e uno invece a Vienna, la famiglia intraprese infatti anche un viaggio di ben 3 anni in giro per tutto il continente. Germania, Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra, andarono dovunque. E ovunque il consenso, anzi il vero e proprio entusiasmo del pubblico erano decisamente evidenti. È celebre ad esempio l'episodio secondo il quale a soli 6 anni Mozart, davanti a una divertita Maria Teresa, imperatrice d'Austria, disse che da grande avrebbe sposato la figlia di quest'ultima, Maria Antonietta. Sappiamo invece che lei diventerà moglie di Luigi XVI ed entrerà nella storia per ben altri motivi, alcuni anche drammatici. Ovviamente, quando parliamo dei viaggi della famiglia Mozart, dobbiamo tenere in considerazione anche tutte le problematiche e le condizioni connesse al viaggio in quell'epoca storica. Sicuramente non c'erano i comfort di oggi e si viaggiava su carrozze molto spesso sgangherate, traballanti, sicuramente scomodissime. Inoltre, i tempi di percorrenza erano decisamente molto lunghi e ci volevano mesi e mesi, se non addirittura anni, per viaggiare attraverso l'Europa. Va da sé che tutti questi viaggi, spesso con condizioni climatiche avverse, influirono in modo decisamente negativo sulla salute del piccolo Wolfgang, già di per sé abbastanza traballante. Girando per l'Europa, però, il giovane Mozart fu in grado di assorbire gli influssi di molti generi musicali diversi. L'opera degli italiani, la musica di Haydn, di cui divenne anche amico, la tecnica vocale dei virtuosi cantanti dell'epoca o la famosissima orchestra di Mannheim, e via dicendo. Mozart in sostanza ha sintetizzato e sublimato ogni esperienza musicale precedente o coeva con cui era entrato in contatto, ma torneremo meglio su questo importante aspetto in un secondo momento. Dopo il ritorno in Austria, avvenuto nel 1767, Mozart compose alcuni brani teatrali, tra cui anche la sua prima opera, La finta semplice. Nel 1769, invece, intraprese la carriera di Concertmeister presso la corte dell'arcivescovo Hieronymus von Colloredo. Tuttavia, Mozart si lamentò sempre nelle sue lettere della scarsa considerazione in cui erano tenuti i musicisti a Salisburgo. Sempre nel 1769 ci fu anche il primo dei 3 lunghi soggiorni in Italia. Come anticipato poco fa, anche l'Italia rappresentò infatti un paese importante per la carriera di Mozart. Del resto, la nostra penisola è sempre stata storicamente molto influente a livello musicale. Mozart in tal modo entrò in contatto con le opere di musicisti come Piccini e Sammartini e sempre in Italia egli studiò per un periodo a Bologna con padre Giovanni Battista Martini, all'epoca uno dei più grandi esperti di contrappunto rinascimentale e barocco. In uno di tali soggiorni, nello specifico, diede prova di immenso talento. Nella Cappella Sistina sentì il Miserere di Allegri, una composizione a 9 voci estremamente impegnativa e che risultava addirittura proibita fuori dalla Santa Sede, una sorta di esclusiva della Basilica di San Pietro, insomma.
Mozart riuscì a trascrivere integralmente l'opera dopo soli 2 ascolti, e si tratta di qualcosa di assolutamente prodigioso e che testimonia in maniera lapalissiana la facilità di apprendimento di Mozart di ogni tipo di musica con cui entrava in contatto. Durante i suoi soggiorni in Italia, Mozart scrisse anche i primi quartetti per archi e moltissime sinfonie. Fino al 1777 Mozart mantenne l'incarico di Concertmeister a Salisburgo, ma i rapporti con Colloredo, che era appunto l'arcivescovo di Salisburgo, si deteriorarono progressivamente. Egli infatti non vedeva di buon occhio i numerosi viaggi intrapresi da Wolfgang. Nel 1788 invece ci fu un altro duro colpo nella vita di Mozart, con la morte dell'amata madre, mentre i due erano in soggiorno a Parigi. Nel 1781 invece Mozart giunse a Vienna e di lì a poco presentò la propria lettera formale di dimissioni dall'incarico. Parlando di questo episodio, in pratica ci riferiamo alla famosa Peidata sedere. Mozart aveva deciso di abbandonare definitivamente la città natale e il controllo della sua vita artistica da parte di Colloredo. Nutriva infatti un profondo desiderio di libertà professionale e indipendenza artistica, il che lo rende in un certo senso un precursore della figura moderna del musicista, non più dipendente da un signore o da una corte, ma libero di esprimere professionalmente la sua arte senza vincoli, legami e costrizioni. Del resto, i musicisti all'epoca erano considerati poco più che intrattenitori e venivano trattati esattamente allo stesso modo dei servitori di corte. Gli anni viennesi, che dureranno fino alla morte avvenuta nel 1791, furono sicuramente i più importanti nella carriera di Mozart. Artisticamente risentì molto dell'influenza di Bach e Handel e ciò si nota da un aumento della complessità della scrittura contrappuntistica. A questo periodo risalgono anche i numerosi concerti per pianoforte e orchestra e Il ratto dal serraglio, prima opera del teatro musicale tedesco. Inizialmente innamorato di Aloysia Weber, un celebre soprano dell'epoca, Mozart si fidanzò in seguito con Constanza Weber, la sorella di Aloysia. I due si sposarono nel 1782 nonostante la disapprovazione di Leopold ed ebbero 4 figli, di cui 2 purtroppo morirono in tenerissima età. Al 1786 risale l'opera buffa Le nozze di Figaro, con libretto di Lorenzo da Ponte, basato sulla commedia di Beaumarchais. Nel 1787 ci fu invece la prima rappresentazione del dramma giocoso Don Giovanni. L'ultimo episodio di questa triade, Così fan tutte, risale invece al 1790. Negli ultimi anni di vita Mozart si trovò sempre in profonde ristrettezze e difficoltà economiche.
Diede lezioni di pianoforte e fu aiutato da alcuni amici appartenenti come lui alla massoneria. Nell'autunno del 1791 Mozart temeva addirittura di poter essere avvelenato e forse proprio da questo timore è nato lo spunto per l'originale versione della morte di Mozart presente nel film Amadeus di Milos Forman del 1992, nel quale Mozart viene avvelenato da un invidioso Antonio Salieri, un altro importante compositore italiano a Vienna. Ovviamente si tratta con ogni probabilità di una congettura totalmente erronea e di una narrazione puramente di fantasia, alimentata però anche da un romanzo di Puškin del 1830 intitolato appunto Mozart e Salieri, precedentemente denominato però non a caso Invidia, e anche dai successivi adattamenti di Rimsky-Korsakov e Peter Shaffer. Ad ogni modo, pochi giorni prima della morte di Mozart, durante un violento temporale, bussò alla sua porta un uomo interamente vestito di nero che gli commissionò un requiem per la morte di una importante personalità del tempo. Sappiamo oggi che lo sconosciuto altri non era che il servitore del conte Václav Stupak, un nobile che amava dilettarsi con la musica e voleva semplicemente appropriarsi di un brano di Mozart per poi spacciarlo come suo in occasione della cerimonia commemorativa per l'amata moglie, morta da poco tempo. Mozart, tuttavia, fu tormentato da oscuri presagi in riferimento all'accaduto e vide nel misterioso committente un messaggero di morte. Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 1791, Mozart morì a soli 36 anni per una febbre reumatica infiammatoria acuta, senza riuscire per giunta a completare il requiem. Ci penserà infatti un suo talentuoso allievo, Franz Xaver Süssmayr. Mozart era pieno di debiti, sappiamo infatti che all'epoca il mestiere di musicista molto difficilmente era remunerativo. Di certo oggi Mozart guadagnerebbe molto di più con i diritti d'autore, ma a quei tempi le vie che doveva percorrere un musicista erano necessariamente altre e molto poco fruttuose nella maggior parte dei casi. Al funerale parteciparono solo la moglie e i 2 figli. Sfortuna volle che in quella notte ci fu anche una tremenda tormenta di neve. Il geniale compositore venne quindi inumato nel cimitero di San Marco in una tomba senza nome come stabilito dall'imperatore Giuseppe II. In base ad una ordinanza imperiale del 1784, infatti i corpi dovevano rigorosamente essere seppelliti non solo fuori dalla città, ma anche nella cosiddetta bara giuseppina, cioè una bara con il fondo a rovesciamento che serviva per deporre il cadavere in una fossa comune. In Italia un provvedimento simile, che quindi serviva ad allontanare i morti dai vivi, spostandoli fuori dalle mura cittadine, si avrà agli inizi del 1800 con l'editto napoleonico di Saint-Claude, documentato anche da Ugo Foscolo nella celeberrima I Sepolcri. Ad ogni modo, il giorno seguente, a causa della tormenta di neve e alla mancanza di segni di riconoscimento, nemmeno la moglie Constance riuscì ad identificare la tomba di Mozart. Tuttavia, molti anni dopo è stato ritrovato un teschio, oggi conservato nel Mozarteum di Salisburgo, che potrebbe effettivamente appartenere al musicista. Sono visibili infatti una frattura alla testa che Mozart si era procurato pochi giorni prima della sua morte ed anche un difetto congenito all'orecchio sinistro che aveva sempre avuto sin dalla nascita. Inoltre
era presente al collo un laccio di ferro che a quanto pare il sacerdote Rothmeier gli aveva messo addosso per poter dare un seppur minimo segno di riconoscimento al cadavere. Mozart espresse sin da bambino una versatilità compositiva fuori dal comune, dedicandosi a una incredibile varietà di generi e di forme musicali differenti. Si può dire che egli abbia affrontato veramente ogni tipo di composizione, vocale, strumentale, sinfonica, da camera, e abbia dedicato pagine importanti ad ogni strumento allora utilizzato. Il tutto mantenendo sempre una qualità di scrittura assolutamente eccezionale, praticamente senza alcun punto debole. Il catalogo delle opere di Mozart è sterminato, si tratta di ben 626 opere catalogate da von Kochel. In seguito ulteriori studi attribuiranno a Mozart altre 100 composizioni e mettendo insieme tutti i manoscritti viene fuori una colonna alta ben più di una persona. Come spesso accade, e come avremo modo di vedere anche in altri episodi di questa serie dedicata ai più grandi compositori della musica classica, anche nel caso di Mozart il suo talento compositivo venne apprezzato relativamente poco quando era in vita. Al contrario, egli era apprezzato e conosciuto prevalentemente come un virtuoso esecutore sugli strumenti a tastiera. Il punto di partenza della storiografia musicale su Mozart è dato sicuramente dalla monumentale biografia ottocentesca di Otto Jahn. Caratterialmente la storia ci ha restituito l'immagine, forse superficiale, di Mozart come di una persona infantile e sempre pronta allo scherzo. Immagine sicuramente confermata però dal tono perennemente goliardico, irridente, dispettoso e il più delle volte anche malizioso delle sue numerosissime lettere. Mozart infatti amava follemente scrivere delle lettere e siamo praticamente sommersi da testimonianze di questo tipo. Pare addirittura che Mozart forse fosse affetto dalla sindrome di Tourette e che questa fosse la causa della sua impertinenza, del suo frequente turpiloquio e di tanti movimenti inconsulti che faceva in continuazione con il corpo. Del resto disse: «Quando si tratta di prendermi beffe di qualcuno, io non posso assolutamente resistere». Fisicamente, invece, Mozart non arrivava al 1,60 m di altezza, aveva il viso butterato dai segni del vaiolo, una forte miopia, probabilmente anche alcuni problemi alla colonna vertebrale. Un fisico gracile dunque, che di certo ha risentito molto sia dei frequenti viaggi compiuti in giovanissima età, sia di alcune abitudini profondamente dannose, come ad esempio quella di bere un tonico allora molto in voga di nome Schwarzpulver a base di lombrichi e cuore di rana. Un'assurdità. Oppure ancora il liquore di Van Swieten, che conteneva invece altissime percentuali di mercurio, una sostanza estremamente tossica. Per
montagne per balloni, con le nevi e soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i toni, all'orecchio fan fischiare. E non più avrai quei pennacchini, e non più avrai quel cappello, e non più avrai quella chioma, e non più avrai quell'aria brillante. Non che avrai farfallone amoroso, e notti giorno girando, delle belle tromba e riposo, narcise baroncino d'amore. Delle belle tromba e riposo, narcise baroncino d'amore. Abbiamo già detto che Mozart ha saputo affrontare in maniera egregia praticamente ogni genere musicale. Ma se proprio ne dovessimo individuare uno di cui parlare in maniera più specifica, potremmo sicuramente parlare della sua produzione teatrale. Ad esempio opere serie come La Clemenza di Tito, Mitridate re di Ponto, Idomeneo, oppure opere buffe come la trilogia di capolavori con libretto del poeta veneto Lorenzo da Ponte, Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Queste tre opere, nello specifico, furono incredibilmente composte e rappresentate nel giro di soli 4 anni, tra il 1786 e il 1790. La figura di Lorenzo da Ponte poi meriterebbe proprio un approfondimento a parte al di fuori di questa sede, in quanto innegabilmente interessante e ricca di fascino. Lorenzo da Ponte fu infatti un poeta di grande sensibilità e di immensa cultura, un ex sacerdote poi diventato uomo libertino che amava vivere la vita in modo molto intenso e passionale, intrepido, coraggioso nei tanti duelli affrontati e vinti. Fu uomo di corte di Giuseppe II, poi impresario in Inghilterra, fuggì in America agli inizi del 1800 per sfuggire ai creditori, insomma una vita, anzi tante vite per certi versi, realmente piena di vicissitudini di ogni tipo. Altre composizioni importantissime di Mozart sono quelle in lingua tedesca appartenenti al genere del Singspiel, Il ratto dal serraglio e Il flauto magico. Ovviamente in tutti i lavori di Mozart è innegabile l'influsso della musica italiana. Elemento particolare poi è anche dato dalla tendenza di Mozart a scrivere partiture proprio su misura per i suoi interpreti, sfruttandone al meglio le abilità vocali e spingendo i cantanti spesso anche oltre il loro limite. Pensiamo ad esempio alla celeberrima aria della Regina della Notte. Importantissimo in Mozart è anche l'approfondimento psicologico dei personaggi, che vengono indagati con sensibilità e intelligenza nella loro natura più intima. Il ratto dal serraglio è il primo capolavoro teatrale del Singspiel tedesco, mentre il flauto magico ne rappresenta molto probabilmente l'apice. Quest'opera è profondamente intrisa di elementi fantastici che assurgono al ruolo di simboli e riferimenti massonici. Anche la musica è piena di allegorie e significati caratterizzanti. Penso ad esempio alla tonalità di Mi bemolle maggiore intesa come rappresentazione del mondo sacrale dei sacerdoti, giusto per dirne una. Lo stesso Beethoven definì il flauto magico come la più grande opera tedesca in assoluto, mentre al contrario non apprezzava particolarmente il Don Giovanni, o meglio, lo riteneva ancora tagliato secondo lo stile italiano. Mozart condusse sempre un discorso musicale estremamente naturale e immediato, con un perfetto equilibrio architettonico. Il grande pianista e direttore d'orchestra Daniel Barenboim, ad esempio, dice che Mozart non tollera le esagerazioni e le forzature e che Mozart dice le parole più complesse e profonde nella maniera più semplice.
Inoltre, egli componeva con una rapidità incredibile, senza praticamente commettere mai alcun errore e senza essere costretto a modificare una parte. Aveva dei ritmi di lavoro instancabili e che ne fiaccarono decisamente il fisico e la salute. In un biglietto inviato all'imperatore Giuseppe II scrisse: «Troppo per quel che faccio, troppo poco per quel che potrei fare». Secondo una controversa teoria denominata effetto Mozart, presentata nel 1993 dai fisici Shaw e Rauscher, addirittura la musica di Mozart avrebbe l'effetto di aumentare, grazie al solo ascolto, le capacità cognitive di un individuo. Si tratta di un miglioramento temporaneo, non superiore ai 15 minuti e limitato al solo ragionamento spaziale astratto e allo svolgimento di compiti spazio-temporali. Tuttavia, nonostante tale teoria sia ancora oggi molto controversa, rimane indubbiamente estremamente affascinante e altri studi successivi hanno in parte confermato i risultati di Shaw e Rauscher, collegandoli però il più delle volte a delle semplici variazioni momentanee del tono dell'umore. Una sempre presente commistione tra semplicità e profondità è ciò che caratterizza in maniera precipua la musica di Mozart. La sua musica è infatti l'emblema del concetto stesso di dramma giocoso, come lo è ad esempio il Don Giovanni, infatti. Allegria e tormento sempre presenti insieme in un delicato quanto affascinante equilibrio. Nella musica di Mozart ogni elemento ha la sua importanza nel contesto generale ed è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra le parti. Come d'abitudine, vi saluto consigliandovi un libro da cui partire per lo studio di questo compositore. In questo caso non posso di certo esimermi dal suggerirvi La vita di Mozart del grande scrittore francese Stendhal. Si tratta di un libro di certo non esaustivo, ma che coniuga bene la biografia con la grande letteratura e che fornisce sicuramente molti spunti interessanti da cui partire. E per finire invece una frase di Edwin Fischer che racchiude in sé l'essenza della musica di questo immenso genio. Mozart è la pietra di paragone del cuore. Arrivederci al prossimo episodio.